Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi facciamo sul serio. Se la piccola Greta vede l'intro di sto video mi sa che si prende un po' male. Che macchinetta è che ci ha prestato Lamborghini per il weekend? Uno spettacolo, uno spettacolo. Aventador S Roadster. Mamma mia. Ha un colore fantastico. Sì, Lamborghini ha pensato bene, a noi. Decisamente, soprattutto a te, proprio è il tuo colore, non potevano fare di meglio. Blu bellissimo, con gli interni, buffo, basta e via. Ci serve solo una rampa in garage per farla passare dentro e anche un altro piccolo dettaglio, circa 400.000 euro. Ma è un piccolo dettaglio, noi pensiamo prima al garage, giustamente. Amore, quanti cavalli ha? Fin troppi per queste strade. Beh, dietro abbiamo un signor motore che probabilmente ce lo ricorderemo negli anni a venire, considerando che adesso tutte le case optano per motori più piccoli, motori turbo. Qui Lamborghini vuole rimanere vecchia scuola perché c'è un 6005 V12 aspirato. Wow. E sviluppa la bellezza di 740 cavalli. 740? Sì, il problema è che questa macchina è così potente, così veloce che veramente per strada fai veramente fatica a sfruttarla. Fai veramente fatica ad affondare completamente il gas perché cioè, un attimo dopo devi iniziare a pensare a frenare. È fantastico ogni volta che sta di marcia questo scoppiettio che dà. Scoppiettio, sono delle bombe a mano. È stata carina, dolce. Il triste giorno in cui anche Lamborghini sarà costretta ad arrivare a downsizing, io penso che questo qui sarà un V12 che ricorderemo con tanta nostalgia. Io penso che questa macchina qui, l'Aventador, reincarni perfettamente lo spirito e il DNA di Lamborghini, perché è una macchina grossa, ingombrante, con un motore esagerato e ovunque vai la gente si gira, ti guarda e fa tantissimi apprezzamenti. Ovunque vai chiunque ti fa segno di scalare e aprire gas. Soprattutto i bambini sono innamorati di questa macchina. Fa sempre piacere vedere la gioventù d'oggi apprezzare ancora queste macchine. Sì, perché devo dire che i giovani d'oggi non sono dei grandi appassionati di macchine, soprattutto quelle sportive. Confermo. Bello vedere bambini piccoli che si emozionano ed urlano ogni volta che vedono una macchina così per strada. Mamma, guarda, è la mamma. Ah, bella, è blu. E il bambino sa addirittura che marca è la macchina. Tra l'altro qui su questa macchina c'è un semplice bottone che cambia completamente l'esperienza di guida sull'Aventador, perché premendo questo bottone qui dietro abbassiamo il piccolo vetro che abbiamo dietro di noi. Sentite la differenza quando apri gas.
montato proprio dietro al motore. Che meraviglia! Ammetto che è una figata questa cosa, è veramente bella, l'hanno studiata veramente bene. Sì, perché comunque quando tiri il finestrino posteriore su, l'abitacolo è abbastanza isolato, però quando lo tiri giù cambia completamente. Farsi un giro qui sulla costa, col mare sulla sinistra, U12 dietro la schiena. È una bionda di fianco, scusate. Beh, è un sogno. Adesso stiamo guidando in modalità sport, che sulla Aventador direi che è la modalità standard. Proviamo a mettere una modalità un po' più cattiva che già dal nome, modalità corsa. La tua preferita, immagino. Già da subito vedo che il display digitale cambia grafica. Adesso abbiamo la grafica molto racing in stile Lamborghini Aventador SV. Ma che cambi marcia fa in corsa? Madonna, ragazzi, Gardaland, le giostre. Mamma mia. Ogni cambio di marcia mi sembra di fare a pugni con Mike Tyson. Amore, lunedì c'è l'osteopata, dopo lo chiamo. Beh, ha tanti cavalli da scaricare, però comunque c'è da dire che ha una gommatura esagerata. E poi qui abbiamo anche la trazione integrale. Ah, ecco, forse cos'è che mi salva? È la trazione integrale. Forse è una delle macchine con le quali mi sento più sicura. Tutte alla guida. Oh my god. Oh. La cosa pazzesca è che comunque questa è una macchina larga 2 metri e lunga 4 metri e 8. E questa strada non sembra grossa abbastanza per questa Aventador. Guidandola ti dà proprio l'impressione di essere una macchina esagerata in tutto per tutto, nelle performance, nelle dimensioni, nella scomodità. Perché diciamo che questa non è la macchina ideale da usare nel traffico, in città. Ma io la userei, comunque. Me la regalassero, la userei. Mi impressiona il fatto che comunque, pur essendo una macchina larga ben 2 metri e lunga 4 metri e 8, per capire che sono dimensioni incredibili per una macchina stradale, muovendomi qui in queste curve, la massa un po' si fa sentire, anche le dimensioni, però comunque sia è piuttosto agile. Infatti sulla versione S sono state introdotte le 4 ruote sterzanti, e devo dire che a guidare questa macchina così grossa in questo misto stretto la differenza si fa sentire. Questa Aventador è semplicemente un prodotto folle che già rispetto alle concorrenti attuali si fa distinguere, perché io la trovo semplicemente fuori dagli schemi, passatemi il termine, semplicemente brutale, ignorante. Non è una macchina docile, e io penso che tra qualche anno, quando purtroppo i V12 spariranno, ci saranno solamente macchine politically correct, fatte per andare forte e basta. Questa è una macchina che ci ricorderemo con piacere. Vi giuro ragazzi, quando affondate sul pedale del gas vengono i brividi. Non solo perché questa accelerazione ti proietta in un'altra dimensione, da quanto questo motore va forte, ma il sound. Lamborghini su questa macchina poteva mettere un motore turbo più piccolo, più leggero, sviluppa magari anche più potenza, che non l'ha fatto. Potevano mettere un
con doppia frizione che rende le cambiate anche più veloci e ti trovi anche una macchina con una trasmissione più affidabile, e non l'ha fatto, e a me va bene così. Ed è proprio per questo perché adoro questa macchina. Sulla carta ne ha di difetti che però a mio avviso si trasformano in pregi, perché rendono questa macchina unica sul mercato, con un carattere, un DNA in puro stile Lamborghini vecchia scuola. Stavolta gli occhiali non vedono se chiudo gli occhi. Ah, io ti ho guardato, avevi gli occhi chiusi. Ah, meravigliosi anche questi freni di carboceramica. Ha dei consumi vergognosi. Se la guidi in città o nel traffico, la temperatura dell'acqua e dell'olio sale con una velocità vertiginosa, sì. Una Lamborghini in tutto per tutto, sia nei pregi che nei difetti. Ed è lodevole da parte di Lamborghini creare un'auto così folle, perché folle, in questi tempi moderni. Lunga vita all'aspirato. Vedi, piace a tutti. È pazzesco. Tutti amici, è una cosa bellissima. È pazzesco perché quando io faccio la medesima cosa con l'M3 mi mandano tutti a quel paese, però è una Lamborghini, è una macchina italiana e quindi sono tutti contenti. Visto, tutti chiedono di sentire questo V12, patrimonio dell'umanità. Amore, ma toglimi una curiosità. Sì. Quanto va da 0 a 100? Ci impiega 2 secondi 9, ma la cosa che fa più impressione è la velocità massima, perché sta macchina qui arriva fino a 350 all'ora, senza il tetto. Non ti ho chiesto di farmelo vedere, amore, vado di fiducia. Se non ti tieni bene all'accetta tra una cambiata e l'altra rischi di saltare fuori, visto? Ho notato. Però è veramente bella, veramente bella. È ignorante. È il tuo genere. Sì. C'è poco da girarci intorno, è il tuo genere. Questa trazione integrale, fai molta fatica a mandarla di traverso e probabilmente se lo fai bruci il differenziale, quindi non è una macchina fatta per i traversi e le spandate, anche perché voglio vedere chi ha il coraggio di intraversare una macchina lunga 4,8 m e vedere cosa succede alla fine della curva. No, poi è anche tanto larga, come È dicevi grossa, anche prima, è troppo grossa. larga, non è la macchina da fare traversi. Non è l'M3, ecco, insomma. Probabilmente non è neanche la macchina più performante e migliore per divertirsi in queste strade, però appena trovi un po' di strada libera, che goduria! Alla fine per me non si tratta della velocità pura, delle performance, ma delle emozioni, perché io penso che in una strada così, con l'Huracan performante, arriviamo dal punto A al punto B più in fretta, sempre col sorriso stampato sulla faccia, Sempre, perenne. però ad arrivare dal punto A al punto B con un V12 dietro la schiena, beh, per me Un bambino felice. Bel ho un bambino. sorriso più grande. Comunque tipo 10 minuti fa avevo menzionato
notato i consumi assurdi di sta macchina? Beh, 10 minuti fa avevo metà serbatoio, tra poco entra la riserva. Giusto per farvi un'idea, questa macchina ha un serbatoio che tiene 85 litri di benzina. Ieri abbiamo ritirato la macchina a Sant'Agata Bolognese e arrivare qui a Misano sono circa 140 km. In 140 km, senza neanche andare troppo allegri, perché comunque c'era traffico in autostrada, siamo arrivati in autodromo con la riserva. Quindi abbiamo praticamente tenuto la media dei 2 km al litro. Una cosa che apprezzo da donna, ovviamente, è il tasto dell'accensione, cioè il pulsante rosso. Cioè, solo Lamborghini poteva tirar fuori è uno spettacolo. una cosa così, è come un cacciamilitare quando stai per sparare il missile, alzi qui e premi il bottone. E il motore è praticamente una bomba. L'analogia ci sta. Tra l'altro abbiamo scoperto che questa macchina è comodissima per affrontare dei viaggi, vero? Sì, comodissima, talmente tanto che se li fai nell'orario di punta ti prendi l'insolazione. Vabbè, spendi 400.000 euro ma risparmi sulle sedute con i lettini abbronzati. Su questo sicuramente. Guarda che bel colorito che ho preso. E poi ogni viaggio che fai devi prendere una decisione. Ok, quale per esempio? Mi porto le mutande e tutti i ricambi o giro godendomi di questo sound meraviglioso? Ecco, da donna ti direi mutande eccetera, ma su questa macchina la vedo molto dura. Perché devi prendere una decisione: o metti il tettuccio nel bagagliaio anteriore o te lo tieni su, senti un po' meno il V12, però ti puoi portare i bagagli, perché praticamente nel bagagliaio anteriore, che è piccolissimo, o metti i bagagli o metti il tettuccio. Ok, adesso puoi spegnere e andiamo a casa a piedi perché non c'è più benzina. Ragazzi, stavo parlando proprio di questo quando dicevo del look e la presenza che ha sta macchina sulla strada. Guardate che presenza. Mi sono fermato un attimo, sono arrivati questi ragazzi che la volevano vedere. E beh, queste portiere che si alzano su, quanta scena che fanno. Puro stile Lamborghini. Che esperienza, che divertimento scannare i 740 cavalli della Aventador S Roadster. E che sound. Macchine così purtroppo tra non molti anni non le vedremo più. Grazie Lamborghini per aver creato un'auto così folle. E anche grazie Lamborghini per averci prestato questa macchina che noi ti riporteremo in riserva. Se ci arriviamo. Esattamente. Se ci arriviamo. Grazie di cuore, è un'esperienza fantastica. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!